Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cosa arriva di inaspettato per la bilancia nei prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta della morte. Amici della bilancia, c'è la fine di una situazione, può essere la fine di qualche tipo di abitudine, la fine di potrebbe essere anche una forma pensiero, potrebbe essere una situazione, una relazione, c'è come qualche cosa che va in trasformazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Per tutte le informazioni che volete sulle sessioni personali, sulla sezione degli abbonati, trovate tutto nella descrizione del video. Bene. Abbiamo diavolo, asso di spade, stella, 7 di spade, sette di pentacoli, sacerdotessa, e 10 di bastoni. Credo che ci sia come una situazione, ragazzi, con questo diavolo che vi tenga un po' costretti, vi tenga un po' sulle spine. Andiamo a vedere il diavolo. Cavaliere di spade, 9 di bastoni e eremita. Qui sento che potreste dovervi difendere da qualcuno o da una parte di voi stessi che non volete vedere o che state proteggendo con questo 9 di bastoni. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo la morte, quindi sì, è proprio come dare un taglio con qualche cosa di tossico, con qualche cosa che non ci fa sentire al sicuro, con qualche cosa che ci stanca, che ci drena di energia. Qui c'è qualche cosa che bisogna riconoscere, però sento che con questo cavaliere di spade effettivamente c'è la volontà di cambiare, c'è come la voglia di andare avanti. Qui abbiamo la morte, un 3 di pentacoli e il 4 di bastoni per l'asso di spade. C'è un taglio qui da dare che può essere anche con un qualche tipo di verità, con questo asso di spade. Di solito è una carta che porta chiarezza mentale, che porta a galla una certa dinamica. Può essere che con questo asso di spade vi rendiate conto di qual è la tossicità di questo diavolo e che quindi ad un certo punto decidiate di tagliare per arrivare, mi verrebbe da dire, ad una nuova stabilità con questo 4 di bastoni, come se con il 3 di pentacoli iniziaste a costruire qualche cosa di più solido, di più stabile. Andiamo a vedere la stella, perché giustamente sento che qualcuno di voi ha come un desiderio, un obiettivo. Abbiamo un 4 di coppe e il giudizio. È come se non si riuscisse a vedere il disegno più grande. Sento che qui per qualcuno si tratta dello scopo di vita. È come se siete, o comunque diciamo la situazione di partenza potrebbe essere un po' contaminata, potrebbe essere condizionata con questo diavolo, potrebbe essere proprio tossica. Vuoi perché voi non state facendo con questo eremita al contrario il lavoro su voi stessi, il lavoro di introspezione,
vuoi perché magari non avete le forze di combattere e siete più in fase protettiva e piuttosto scappereste, però è come se arrivasse una certa comunicazione, una chiacchiera, un dialogo, una rivelazione, o magari siete voi che sbottate e alla fine direte quello che è un po' che vi state tenendo dentro con questo diavolo. Io sento che da dopo, cioè, da questa presa di consapevolezza c'è come un puntare a qualche cosa di diverso, puntare ad una stabilità diversa. Tenete presente che il 3 di Pentacoli è una carta di responsabilità, quindi qui ci può anche essere qualcuno che vuole tagliare con certe responsabilità del passato, legate ad una casa, potrebbe essere legata a questa situazione che vi sta stancando. E con la carta della stella, come vi dicevo, sento che c'è la necessità di rifocalizzare, se vogliamo, gli obiettivi, capire che cosa è giusto per voi, che cosa... Tenete presente che qui avete un 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta della cecità, mentre la carta della stella, se la guardiamo da un punto di vista un po' più metafisico, è la carta dei semistellari. Quindi io sento che, vi ho detto, qua lo sento un po' come lo scopo di vita, è come se qualcuno di voi non vedesse ancora tutto il potenziale che ha e che cosa potrebbe fare con questo potenziale. Qui abbiamo un 7 di spade, ci sono delle bugie, ci sono come delle realtà che secondo me vedete a metà o non vedete con questo 4 di coppe, perché io dico sempre che è la carta della cecità, cioè siete talmente focalizzati su quello che avete davanti che non vi rendete conto che c'è di più in realtà, e questo giudizio secondo me arriva un po' per darvi come una smossa, una scossa. È una chiamata la carta del giudizio e può essere la chiamata di tipo divino, è per quello che vi parlavo di scopo di vita, quindi è come se a un certo punto nei prossimi giorni fosse più chiaro verso dove dovete andare per stare bene, però è anche vero che il 7 di spade è una carta di bugie ed è una carta legata all'ego e qui abbiamo infatti l'ego con il diavolo, quindi andiamo a vedere il 7. Sacerdotessa. Amanti 10 di coppe. La sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato. È semplicemente quella persona che prende atto che una cosa c'è, che è così. Qui sento che c'è qualcuno che si sta un po' illudendo, se vogliamo, con questo 7 di spade, o vi state raccontando un po' la favola o dell'amore o della famiglia, qui potrebbe essere o della relazione perfetta, per esempio, piuttosto che della famiglia perfetta, o del fatto, cioè non lo so, è come se aveste un qualche tipo di idea. Allora, ora, io non capisco se questa è una situazione lavorativa, diciamo spirituale o amorosa. Però qui ho tutti gli archetipi del single, della coppia e della famiglia. Quindi io credo che questo 7 di spade sia come una visione distorta e che fino adesso non ho l'une, non ho 2 di spade, non ho 8 di spade, cioè in realtà ho solo questo 7 di spade, quindi secondo me c'è qualche bugia a livello egoico che vi state raccontando. Le bugie a livello egoico potrebbero essere tipo: quando troverò l'amore della mia vita sarò felice, quando riuscirò a mettere su famiglia sarò felice. È un po' come questo tipo di pensieri dove sì, si lega la propria felicità a un risultato o la propria infelicità ad un risultato, e se quel risultato non arriva sprofondiamo nella disperazione. Quindi qui è un po' come a rivedere, secondo me, gli obiettivi di vita, gli scopi di vita, che cosa servite voi al mondo, qual è la vostra chiamata qui sulla Terra. Se siete semistellari, se vi sentite semistellari, dove state mettendo al servizio il vostro sapere, le vostre doti, le vostre risorse? Andiamo a vedere 7 di pentacoli, asso di coppe, 7 di pentacoli e torre. Datemi una carta per la torre. Guardate, la sacerdotessa ce l'avete anche qui e ce l'avete qui. Secondo me avete come bisogno di
rompere con questo 7 di spade e vivere al di sopra della dualità, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, perché l'ego ci fa stare in separazione. Io sono giusto, tu sei sbagliato. Se io mi sento giusto, mi sento il protetto, mi sento come dire perfetto, non rifiutabile. Però questa è una menzogna dell'ego, perché ognuno ha la sua realtà e uno che accetta pienamente se stesso accetta pienamente anche gli altri, chiunque ci sia davanti. E qui abbiamo la sacerdotessa, un po' come se vi dicesse che bisogna, secondo me, accettare la realtà della situazione, nel bello e nel brutto. Andiamo a vedere questa sacerdotessa. Sette di bastoni, 8 di spade, eccolo qua, l'ho nominato prima, e forza. Allora, io comunque vi sento abbastanza ben forti sulle vostre gambe. Io sento che è un periodo di grande presa di consapevolezza. Quello che arriva, ragazzi, è la presa di coscienza delle bugie che vi siete raccontati o delle bugie che vi hanno raccontato. E qui intendo la società. Qui ho tanto il senso di single, coppia o famiglia, quello che vi dicevo prima. È un po' come se ehm, qualcuno avesse potuto credere nella bugia che quando formerà famiglia potrà essere felice. Poi magari uno arriva, forma famiglia ed è infelice. Quindi dici, ma allora di che cosa stiamo parlando? Però ecco, è un po' il togliersi da quegli schemi preconfezionati che ci hanno venduto da secoli. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Otto di coppe e 9 di pentacoli. Io sento che vi toglierete certi pesi e i pesi sono le bugie, secondo me. Il fatto, come vi dicevo prima, di essere perfetti, di essere i migliori, di essere nel giusto, di essere i più bravi. Vedo tanto ego. È un po' come se vi distaccaste dall'ego, eh? Posso vederla anche così. È come se lasciaste un po' di più quello che è il fare per apparire e vivere un pochino di più il fare per vocazione, il fare per dare, per regalare, per amare, per fondersi col mondo che avete intorno. Quindi secondo me arriverà una grande presa di consapevolezza, ragazzi, su quello che è il vostro prossimo scopo di vita, su dove potete effettivamente dare amore, secondo me anche senza avere questo contorno amoroso di famiglia o di coppia. Perché comunque vi ricordo che qui avete l'archetipo della sacerdotessa, qui anche, ed è nel 1500, quando è stato disegnato il primo mazzo di tarocchi, la papessa faceva riferimento a una monaca, quindi a una persona single. Quindi non vi nego che qualcuno di voi possa decidere di intraprendere studi esoterici, studi di alto livello, potrebbero essere come studi che vi permettono di capire come fare questo passaggio, come prendere questa realtà, questa nuova visione della vita in generale, però comunque è un percorso iniziatico che va fatto da soli, cioè è uno studio su se stessi praticamente. Infatti qui all'inizio c'era l'eremita al contrario, per cui manca quella parte di introspezione che vi può dare, ehm, che vi può far fare questo scatto in avanti, perché una volta che voi vi liberate dall'ego, vi liberate dal risultato, invece di essere nel fare, siete nell'essere, è come se arrivasse una nuova intuizione della realtà. È come se aveste la capacità di aprirvi nonostante questo stato di visione negativa. E qui con l'otto di coppe si va verso qualcosa di più elevato e il 9 di pentacoli mi dice che c'è un lavoro sull'amor proprio, che ci sono come dei momenti che vi dedicherete di piacere, di coccole, di semplicemente stare bene con voi stessi. Mm? Andiamo a vedere qualche credenza limitante. Allora, la carta rossa fa riferimento al prendere coscienza delle difficoltà. Scusate, sono le carte blu. Vediamo una possibile
difficoltà del momento, mi è volata la carta. Questa carta dice perché mi è difficile dare. Difatti parlavamo, no? Qui di un dare agli altri. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante, perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto. Avete come questo bisogno di riconoscimento che deriva dall'ego, del sentirsi giusti, del sentirsi amati, sentirsi visti, e avete come paura di buttare la vostra energia, di fare come uno sforzo a vuoto. E poi qui c'è perché mi sentirei colpevole. Che interessante questa. Di che cosa vi sentireste colpevoli? Suggerisco spesso di sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Siccome qui avete l'archetipo della responsabilità, che è il 3 di pentacoli, di che cosa vi sentireste poi responsabili? Di dover continuare a dare? Questo così è una riflessione che vi butto lì anch'io. Ok, carte rosse, un pensiero su cui riflettere. Mi assumo il rischio. Wow, bellissimo. Chi non risica non rosica. Abbiamo ancora qualche oracolo. Andiamo a vedere. Carta numero 2. E guardate, la sacerdotessa è 2, la dualità. Scusate, questa è la stella, però ha 2 coppe lo stesso. Che dà. Perché mi è difficile dare? Eccola qua. Che forse ragazzi pensate di non poter dare, o pensate che se date troppo nessuno vi darà, o di non essere riconosciuti o apprezzati. Invece qui si tratta di trovare l'equilibrio. Questa carta parla di attaccamento, e l'attaccamento è tipico dell'ego. Faccio qualcosa per ricevere un grazie, un riconoscimento, sono attaccato, ho bisogno di quel riconoscimento per sentire che valgo. Che interessante, staccatevi dal riconoscimento altrui. Secondo me la morte è qui proprio per dirvi quello. Andiamo a vedere ancora una fatina. Realtà, e qui mi fa vedere una realtà sfalsata, scusate, perché questa fatina si specchia, e quando ci specchiamo l'immagine che vedete riflessa non è mai come l'immagine originale. E poi qui abbiamo disponibilità, e vi fa vedere che questa fatina apre le braccia e butta dei cuoricini, come per dire siate disponibili a ricevere perché avete le braccia aperte, ma anche a dare perché avete le mani piene. È uno scambio alla fine. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Date hype, mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me, o mi iscrivete via mail o vi abbonate al canale. Le playlist degli abbonati sono quelle lilla, potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno visti in ordine cronologico di numero, perché tutto il programma della sezione degli abbonati è un corso di formazione in metafisica, in metamedicina. Ci sono temi che riguardano le credenze limitanti, come risvegliare il terzo occhio, come si vede nell'astrale, insomma è una scuola un po' esoterica. In fondo sono decenni di formazione professionale e personale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!